Connettere e supportare chiunque e qualunque cosa si muova. Ne parliamo con Giovanni Grieco del Politecnico di Bari e Marco Rapelli del Politecnico di Torino. Ciao Giovanni e ciao Marco e grazie per essere qui. Ciao Lorenzo, buongiorno. Ciao Lorenzo, grazie per l'invito. Marco, connettere e supportare chiunque qualsiasi cosa si muova, penso a una persona che quando si muove però ha sempre in tasca il proprio smartphone o a un mezzo di trasporto pubblico, un'automobile, ma anche questi sono per lo più connessi, o un aereo che anche in questo caso è per la maggior parte del volo in qualche modo connesso o tracciabile. C'è qualcos'altro che non mi viene in mente o la challenge vuole rivedere questi sistemi di tracciamento? Sì, il challenge ha come scopo principale quello di creare un unico sistema completamente connesso ed integrato, utilizzando le varie tecnologie di comunicazione ad oggi esistenti. Quindi tutti quanti gli utenti della strada che si possono scambiare informazioni dal pedone al veicolo, all'infrastruttura, a un centro di controllo del traffico o, come citato prima, anche un caso di un aereo o addirittura anche di un drone. Possiamo pensare al caso classico della consegna via drone. E immagino che, benché l'obiettivo sia tracciare tutto, abbiate in mente di usare tecnologie diverse per farlo. Sì, ad oggi ci sono diversi tipi di comunicazioni, di tecnologie che ci permettono di scambiare dati tra diversi utenti, dalla classica comunicazione che abbiamo tutti sotto mano con il nostro telefono, che è della classica comunicazione di tipo cellulare, che sia 4G o ad oggi anche ben conosciuto il 5G, alla più tecnica comunicazione di tipo Wi-Fi veicolare per comunicazione diretta da veicolo a veicolo, ma anche da veicolo a pedone, da veicolo a infrastruttura o da veicolo a cloud nel caso di comunicazione verso un centro di controllo di infomobilità del traffico. Oppure ancora di nuovo una comunicazione di tipo diretto, ma in questo caso supportata dalla rete cellulare, quindi la cosiddetta cellular V2X, ovvero Vehicle to Everything. E Giovanni, immagino che un'applicazione di questo tipo abbia utilità non solo per il cliente finale, ma potenzialmente anche per aziende o enti pubblici, no? Senz'altro, qua stiamo parlando di servizi che richiedono, casi d'uso emergenti, che richiedono sempre più delle necessità anche divergenti tra di loro, perché abbiamo bisogno di sostenere servizi di trasporto pubblico, sempre più mobile, sempre più adattivo anche alle necessità delle persone, e d'altro canto sempre sostenere il traffico richiesto dai tradizionali casi d'uso supportati dalla infrastruttura di comunicazione mobile già esistente. E quindi da una parte abbiamo questa necessità di garantire un certo, sempre più stringenti requisiti di latenza, di ritardo dell'informazione che deve arrivare in tempo al ricevente, e allo stesso tempo anche garantire banda sempre più larga a persone o a servizi che hanno bisogno di contribuire poi a quelli che sono i casi d'uso emergenti. Quindi stiamo sempre pensando a servizi di guida autonoma, dove da là passa l'infotainment, ma allo stesso tempo anche il controllo in tempo reale di quel veicolo, e il cosiddetto anche awareness, e quindi l'attenzione che vi è attorno al veicolo per garantire la sicurezza di questi sistemi di trasporto ovunque si trovano, dalla città densa fino alla campagna più aperta. Quindi qua è un problema anche di garantire la connettività effettivamente su tutto il pianeta, che richiede una flessibilità dei nostri protocolli e sistemi di comunicazione. E Marco, in particolare, tu di cosa ti occupi nella tua ricerca a questo proposito? La mia ricerca è dedicata alla comunicazione veicolare, quindi allo scambio di informazioni tra vari enti dell'ambiente strada, che sia il pedone, che può comunicare la propria presenza ad un veicolo per aumentarne la sicurezza e appunto l'awareness del pedone di quello che c'è attorno a lui, ma anche tra veicolo e veicolo, o tra veicolo e infrastruttura, o tra veicolo e centrale di controllo infomobilità per esempio gestione del traffico, o un classico uso anche per l'infotainment, quindi lo scambio di informazioni utili per il guidatore,
o di entertainment, quindi di intrattenimento, in questo caso ovviamente per i passeggeri. Giovanni, invece, tu di cosa ti occupi? Il mio dottorato si focalizza in simulazione di reti non terrestri, quindi stiamo parlando dai droni a bassa quota fino agli aeromobili ad elevata quota sulla stratosfera, fino anche a come questi possano integrarsi sia con i sistemi di telecomunicazione tradizionali, quelli terrestri sulla Terra, sia poi quelli anche le costellazioni satellitari, cercando sì di adempiere a quelli che sono quelle che è la necessità di essere flessibili sui protocolli, sui sistemi di comunicazione per far fronte a queste esigenze emergenti, ma allo stesso tempo trovare anche un punto di incontro, di integrazione che permetta a questi sistemi di interoperare tra di loro. Principalmente tutto ciò che faccio, la mia attività si basa su un simulatore open source che ho programmato e che assorbo le conoscenze da quelli che sono gli standard recentemente in lavoro dalle grandi organizzazioni in telecomunicazione e allo stesso tempo cercare di modificarli per far sì che le migliorie, verificare se le migliorie che apporto possano giovare alle emergenti necessità di tutti noi. Grazie mille a Giovanni Greco del Politecnico di Bari e Marco Rapelli del Politecnico di Torino. Grazie a te. Grazie a te, Lorenzo.